Ciao ragazzi, oggi si sale a Erve. E poi da Erve saliamo verso la frazione di Nesolio, che è una frazione piccolina sopra Erve, dove si arriva soltanto con una strada sterrata, che tra l'altro è stata sistemata di recente. Però ragazzi, la salita a Erve, guardate che cosa regala. Qui c'è tutto un canyon qua sotto, che adesso spero di riuscire a riprendere, che è veramente una roba spettacolare. Io sono totalmente fuori forma, come si sente dal fiatone. Sono con la gravel, quindi per forza scelta obbligata, perché se vogliamo arrivare a Nesolio pedalando ci vogliono le gomme così, le ruote così, se no con la bici da corsa è impossibile. Con la mountain bike vabbè, si poteva, ma abbiamo la gravel, usiamola. Adesso qua tra poco la strada si stringe, passa proprio sotto la roccia e diventa una cosa spettacolare. Adesso vediamo. Già qui si vede la roccia meravigliosa, ecco la strada, tanti ciclisti, oggi è sabato, ci sono sempre tanti ciclisti perché comunque la strada non è frequentatissima, non è tanto larga, per cui è comunque un po' pericolosa, però non è frequentatissima. Allora io oggi ho fatto la strada normale per arrivare a Calolzio, dove si inizia a salire, ma volendo da Lecco c'è tutta la ciclabile, quindi tranquillissima. Ecco qua inizia ad aprirsi su tutta la valletta, dove c'è il fiume che si chiama Galavesa, che poi arriva ovviamente nel lago. È un fiumiciattolo. Ecco qua, guardate che meraviglia, che panorama. Vediamo se riescono a farmi investire, magari poi questi pezzi li riprendo al ritorno. E qua c'è tutta la valle. Una volta qua sotto c'era anche una ferrata molto semplice che si faceva anche coi ragazzini, ma poi l'hanno dismessa perché non c'era più nessuno che la manteneva. Ecco qua. La ferrata passava qua sotto e partiva da dietro quella collinetta lì, dove c'è il castello dell'Innominato, per chi conosce i Promessi Sposi, e poi saliva sul Vino Verde. Ecco qua, guardate che meraviglia. Adesso mi fermo, vi faccio vedere, ma se riesco a non far cadere la GoPro. Spettacolo. Ecco qua la strada, lì si vede dove passa, proprio sotto la roccia, come qua, e anche sopra, nel senso che parte della strada è costruita proprio sopra la roccia e sotto c'è tutto, ancora si vede tutta la valle. Spettacolo. Magari qualche ripresa la faccio anche al ritorno. Allora, quello che si vede lì tutto a sinistra sono le prime creste del Resegone. Allora, lì è il Resegone.
dove vi dicevo, e lì c'è una cascata stupenda. Ecco qua, cartello, arrivati a Erve, in dialetto Valders. Ed eccoci, questa è Erve, che è davvero molto caratteristica, perché c'è quel fiume che dicevo prima, che è qua sotto a sinistra, adesso lo vediamo, che corre lungo tutto il paese, che è proprio, come vedete, dentro nella valle, ed è proprio diviso dal fiume. Ci sono tutti i ponticelli che lo attraversano. Guardate che meraviglia questo ponte antico. Vedete tutti i ponti per andare a casa loro devono passare sui ponticelli. Tra l'altro questo fiume è anche un fiume molto pescoso per le trote. Erve è proprio un paese molto paesino, molto interessante. E adesso arriviamo al bivio per Nesolio, eccolo qua, è indicato Nesolio, e si sale. Guardate che meraviglia. Erve poi è un paesino, dicevo, che è super attivo, ci sono sempre feste. D'estate ad agosto c'è una delle feste più frequentate di tutta la zona qua del Lecchese, perché essendo dentro nella valle è freschissimo, quindi anche quando a Lecco si muore di caldo, qui alla sera bisogna mettersi il maglioncino, si mangia bene, ci si canta, si balla, quindi insomma è super frequentata, si mangia molto bene anche. Adesso, se non sbaglio, settimana prossima qui proprio anche si vede un po' il riflesso del rifugiazione. Settimana prossima, dicevo, c'è la festa delle castagne proprio a Nesolio, dove si faranno le caldarnoste, fanno vedere la battitura, l'essiccatura e tutto, come si faceva una volta, per la conservazione, perché poi in queste zone le castagne erano proprio una risorsa, si faceva la farina, si faceva di tutto. Qui è dove inizia la strada, diciamo, privata, c'è la stanga infatti, che porta a Nesolio. Adesso c'è questo pezzo un po' asfaltato così in piedi, e poi ecco qua inizia tutta la sterrata che sale. Come dicevo, qua sono tutti castagneti, alcuni sono ormai quelli, diciamo, selvatici, e altri invece sono ancora quelli innestati, quelli da frutto proprio. Ho iniziato le gomme a manetta, che non volevo far fatica sull'asfalto, e giustamente qua andrebbero un po' sgonfiato, non ho voglia. Io questi posti li adoro, perché sono veramente a 2 passi da casa,
ci si può veramente godere la natura, la tranquillità. Tenete presente che sono adesso 57 minuti che sono partito da casa, quindi stiamo parlando veramente di 15 km e siamo arrivati. Adesso c'è un tornante e poi si arriva. Bello. Adesso lascio lì la bici un minuto e mi addentro per le viette di Nesolio. Guardate che meraviglia, qua il tempo si è proprio fermato. Che spettacolo. Che fontane. Che meraviglia. Meraviglia. Questa, se non ricordo male, era la piazza dove poi ci sarà la festa, dove faranno la battitura delle castagne. Qua. E qui ogni angolo sarebbe da riprendere e fermarsi qui per un bel po'. Ecco qua, questi sono i sentieri che vanno al Monte Ocone, Piamunic. Spettacolo. I tetti di una volta fatti con le pietre del posto. Bellissimo, bello. Spero di avervi un po' incuriosito e chiaramente si può venire anche a piedi, quindi con la macchina fino a Erve e poi salire a piedi, perché è una passeggiata alla portata di tutti, anche dei bambini, insomma, delle famiglie, e poi vi potete girare un po' qua. Ecco, attenzione che a Nesolio non c'è niente per mangiare, nel caso vi dovete portare dei panini, oppure fermarvi a Erve, dove d'estate è aperto anche il sabato e la domenica il piccolo supermercatino, e c'è anche un barettino dove si può prendere qualche cosa.
La domenica c'è anche la pizza, mi pare, al centro sportivo. Ecco qua. Meraviglia. Meraviglioso. Quella è la strada da cui siamo arrivati noi. C'è l'ultimo pezzetto e poi rientro perché è tardi. Qui ragazzi, fino a una trentina di anni fa credo ci abitavano ancora, in molti. Ci abitavano in molti. Vedete, qualche casa ristrutturata c'è adesso che hanno rifatto la strada. E questo è l'altro sentiero che poi si ricollega ancora a quello di prima. Guardate che meraviglia, c'era tutto il terrazzone lì per esempio, guardate che spettacolo, immaginatevi qua tutto pulito. Va a essere qualcosa veramente di spettacolare. Bello ragazzi, spero che davvero di avervi un po' incuriositi con questa gita. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su. Ah, prima mi raccomando, ricordatevi che trovate la traccia sul mio profilo Garmin e Strava, quindi se volete vedere la strada per venire su sia in bici che ripeto anche in macchina, la trovate lì. E dicevo, se il video vi è piaciuto, pollicione in su, che mi fa veramente molto piacere, mi dà la carica. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete il video, commenti qui sotto se avete voglia di raccontarmi qualche esperienza vostra, e vi lascio con queste bellissime immagini del borgo di Nesolio. Adesso magari faccio qualche ripresa velocissima in discesa. Grazie mille e alla prossima. Ciao!